Ciao a tutti, io sono Cap e queste sono robe da Cap. Ora per quanto riguarda la nostra rubrica culinaria sulle piante più strane, chiamiamola così, non so come volete chiamarla, vi voglio parlare del cardo mariano, uno spino, chiamiamolo così, della famiglia dei carciofi, in pratica, molto brevemente. Per andarlo a cogliere ovviamente avremo bisogno di guanti perché sono molto piccanti. E niente, se sei curioso di sapere come cucinare, come mangiarlo o semplicemente qualcosina in più su questa, la leggenda del perché si chiama cardo mariano, inutile dirti che ti devi iscrivere al canale se non l'hai già fatto, mettere un like per rimanere aggiornato e buona visione. A tra poco. Questa che vedete, questo spino, è il famoso cardo mariano e si riconosce principalmente per queste sue venature bianche. Allora, come vi stavo dicendo, il cardo mariano si riconosce principalmente per queste venature bianche. Bisogna usare guanti perché se vedete ha delle spine non diciamo non molto simpatiche e molto penetranti, ecco, diciamo così. Ma da dove deriva il nome cardo mariano? Allora, questo nome ha delle origini antichissime, pensate al mito degli egiziani, degli dei egiziani. Infatti si fa risalire a quando Osiride fu ucciso dal fratello Set e Iside fuggì con il neonato Horus rifugiandosi in uno stagno. Qui cresceva una pianta spinosa e completamente verde. Il piccolo Horus, come tutti i bambini, iniziò a avere fame e a piangere. E quindi Iside, per non farsi scoprire dalle guardie di Set, cosa fece? Allattò il piccolo Horus. Ma mentre il piccolo Horus si era attaccato al seno della madre, caddero delle gocce su questa pianta spinosa verde e le gocce di latte andarono a formare le venature di questo cardo. Quindi questo bianco sarebbe il latte di Iside. Come si è arrivato al nome Mariano? Ovviamente con l'avvento del cristianesimo, come avete visto anche in altri video che ho postato per quanto riguarda Natale, San Valentino ed altre feste, dovettero cambiare, no? Cambiare, dove non poterono distruggere i miti pagani, li trasformarono. E quindi nacque la leggenda che in realtà fu la Madonna a dare origine a questo cardo, quando in pratica fuggirono dalla persecuzione di Erode, si nascosero anche la Sacra Famiglia, si nascose in uno stagno, in un lago nascosta e la Madonna per allattare il piccolo Gesù Cristo che aveva fame versò delle gocce di latte su questa pianta verde spinosa e diede origine al cardo che prende il nome di cardo mariano. Semplicemente una cosetta tranquilla. Ora, il cardo mariano, per quanto non sia molto bello, in realtà è commestibile. Come? Allora, innanzitutto quando è piccolo le foglie non hanno le spine e possono essere mangiate in insalata. Le radici sono commestibili, insipide, però diciamo che ecco, nella maremma dura dell'Ottocento poteva essere qualcosa che poteva, diciamo, essere il confine tra il vivere e il non vivere, nel senso se non c'era nulla da mangiare ti mangiavi anche le radici lessate dei cardi mariani. Ma anche lo stelo qui, se viene pulito, è dolciastro. Ora proviamo a farvelo vedere. Togliamo la pellicina esterna
questo modo. Questi filaccioni. E adesso si può anche non usare guanti, però vi consiglio quando li raccogliete di usarli perché posso andare bene in questa maniera. E ora l'assaggiamo. Io non ho mai assaggiato, ma vediamo. Sì, è dolciastro, c'è di meglio, eh. Diciamo che non è che proprio... però ha il suo. È fattibile mangiarlo in insalata e credo anche come cardino dei carciofi, perché è della stessa famiglia dei carciofi. È una pianta molto ricca di ferro, quindi per chi è anemico, una bella, si fa una passeggiata in campagna e si coglie un po' di cardi a costo zero e si prende un po' di ferro. No, fieno no, ma di ferro sì. Vabbè, per questo video è tutto. Questa pausa da lavoro vi ho fatto vedere che cos'è il cardo mariano e alla prossima. Ciao!